Buonasera, oggi è il 29 luglio 2023 e con questo breve video volevo illustrarvi perché è astronomicamente e statisticamente probabile un terremoto maggiore di 4 Richter tra il 28 luglio, cioè tra ieri, e il 3 agosto 2023 in Italia oppure in area mediterranea circostante. Potrebbe anche avvenire in mare o magari nei Balcani o oltre le Alpi. Vi farò adesso vedere un grafico formato da questa linea blu spezzata che si muove, va su e giù. Nella curva blu è rappresentato un giorno per ogni punto. Un punto è questo, per esempio, questo è un altro punto, questo è un altro punto e così via. Ogni punto rappresenta la probabilità media mobile statistica dei 30 giorni precedenti, che a parità delle stesse congiunzioni e opposizioni dei pianeti rispetto alla Terra, cioè degli allineamenti dei pianeti del Sistema Solare rispetto alla Terra minore di 12 gradi, nel passato, tra il 1600 e il 2016, si siano registrati terremoti maggiori di 4 Richter in Italia. Se la curva sale, significa che con gli allineamenti di quel giorno, il giorno lo vediamo qui, in passato c'è stato un incremento di terremoti rispetto al giorno prima. Viceversa, se la curva scende, abbiamo avuto un decremento statistico. Per esempio questo è un punto di incremento, questo è un punto di incremento, questo è un punto di decremento e così via. E la curva rappresenta i 30 giorni di media mobile di questi punti. In uno schema come questo, che riguarda il terremoto dell'Aquila del 2009, vediamo che ci sono 4 angoli alfa che sono, anzi 6 angoli alfa che sono minori di 12 gradi, sottesi tra due pianeti con la Terra, per esempio Saturno-Marte, questo rosso, e la Terra 1,51 gradi, Mercurio-Sole-Terra 7,46 gradi, questo verde, Nettuno-Giove-Terra 5,83 gradi, questo fucsia, e così via. Quindi se questi allineamenti e queste opposizioni o congiunzioni planetarie con la Terra sono molto frequenti, è più alta la probabilità statistica dei terremoti. Vediamo quindi un grafico, questo, che parte dal 1985 e arriva fino al 2000. Sono 15 anni di dati, molto brevemente vediamo che questa curva blu va su e giù e tutta questa fascia rossa sono i terremoti accaduti. Quando questa curva blu sale vuol dire che statisticamente in quel periodo c'è un maggiore incremento statistico di possibilità di terremoti forti. Infatti nel suo apice, solo lì, abbiamo avuto il sisma del 1990 a Potenza, che lo vedete ingrandito qui sotto, proprio qui. Dopodiché un altro incremento c'è stato in questo punto, diciamo intorno al 1991-92, ma non c'è stato nessun terremoto, quindi può anche succedere che non accada nulla, ma è meno frequente questa situazione in cui non accade nulla, è molto più frequente il fatto che possa accadere qualcosa. Nel 97, dopo vedete dal 90 al 97, 7 anni di prima la curva decresce, poi ricresce di nuovo, sono andamenti ciclici che vedremo anche negli anni successivi si ripetono in questo modo, quindi questo spiega perché i terremoti accadano, quelli forti, con una frequenza di 6, 7, 8 anni, e questo è il motivo perché statisticamente la curva ha un andamento di questo tipo, e quindi vuol dire che proprio le congiunzioni o posizioni planetarie causano ciclicamente dei terremoti. Nel 97 abbiamo il famoso terremoto di Macerata, che fu un 5,8 molto forte, che si sentiva e se ne parlò molto. Ancora tra il 2000 e il 2016 abbiamo avuto una serie di terremoti, tutti in corrispondenza di apici di questa curva blu. Campobasso nel 2002, le Eolie nel 2004, l'Aquila nel 2009, che vedete qui sotto ingrandito, tutti punti di apice, quindi di sbalzi gravitazionali molto repentini e molto forti. E poi per esempio anche, vedete, c'è Modena, ma poi c'è anche Amatrice, Accumuli e Norcia e Castel Sant'Angelo sul Nera tra agosto e ottobre 2016.
tutti questi terremoti sono avvenuti in corrispondenza di apici di curva. Questo era un apice, non era l'apice maggiore. L'apice maggiore qui tra il 2009 e il 2012 comportò un sisma nel Tirreno di 5.4, quindi in mare, il 3 novembre 2010. Vediamo la situazione adesso, tra il 2016 e il 2024, perché ho detto che nei prossimi giorni ci sarà un terremoto, potrebbe esserci statisticamente un terremoto forte, potrebbe non accadere. Ho detto anche, potrebbe non accadere se nessuna faglia ha caricato abbastanza energia, ma le condizioni astronomiche sono favorevoli e è stato statisticamente provato che oltre l'85% dei terremoti maggiori di 5 Richter accade proprio in corrispondenza di questi apici di curva, in particolare agli estremi di questi 7 anni. Qui siamo nel 2016, qui siamo adesso, dove c'è la linea azzurra verticale tra il 28 luglio e il 3 agosto 2023, questo apice qua. Vediamo come si è sviluppata la serie in questi ultimi 7 anni. Ci aiuteremo anche con la curva riportata sopra, in cui abbiamo uno 0 statistico in corrispondenza della linea nera, e poi in ordinata vedete le percentuali di incremento rispetto al normale giorno statistico. Quindi quando c'è uno 0% vuol dire che è una probabilità molto bassa, quando si sale c'è una probabilità molto alta, fino al 500% o oltre, di terremoti significativi. Qui avete gli sbalzi gravitazionali che sono avvenuti, vedete, in corrispondenza, per esempio, del terremoto di Parma del 2017, oppure del terremoto di Reggio Emilia del febbraio 2022. E adesso c'è questo appuntamento attuale di questi giorni di cui sto parlando. E in cui sto parlando, oggi è il 29 di luglio. Qui c'è un punto di massimo statistico e abbiamo avuto appunto i terremoti di Amatrice e Norcia. Qui abbiamo un altro punto statistico di massimo e abbiamo avuto il terremoto di Parma. Qui abbiamo una sismicità sostenuta di 4 Richter in corrispondenza di questi picchi. Qui abbiamo avuto un altro picco con un terremoto in costa albanese. Qui un minimo, perché anche i minimi, quando sono molto repentini, comportano dei terremoti. Qui in particolare il minimo di tutta la serie di 7 anni, il punto proprio centrale minimo di tutta la curva, vedete che è riportato in questa curva tratteggiata l'andamento a scodella di questa curva settennale. Nel punto di minima abbiamo avuto il terremoto in Grecia di 7 Richter del 30 ottobre 2020, che insomma se ne parlò molto, fu un terremoto molto forte. Questo terremoto tra l'altro avviene in corrispondenza di ogni pedice, di ogni punto minimo settennale, ma adesso non tocchiamo l'argomento. Un altro punto di apice è un altro terremoto. Vedete che non ci sono terremoti forti al di fuori degli apici. Questo è una cosa importante da dire. Qui abbiamo un minimo, abbiamo un terremoto di Pesaro Urbino del 29 ottobre 2021 di 4 Richter, quindi anche in corrispondenza di minimi statistici che comportano comunque degli sbalzi gravitazionali. Si possono registrare più raramente, ma si possono registrare dei terremoti. Questo di Reggio Emilia abbiamo detto in corrispondenza dell'apice, uno sciame sismico recente tra il 13 luglio 2022 e il 28 luglio 2023, quindi nell'ultimo anno, in corrispondenza di questa fascia senza sbalzi, però quindi un incremento perché siamo in fase incrementale della curva. E infine siamo qui, nel punto di topico. Perché questo punto topico dovrebbe comportare un terremoto? Lo vedremo nelle prossime slide. Per adesso volevo solo farvi vedere il fatto che dove la curva scende abbiamo un certo tipo di trend. Qui abbiamo un numero di terremoti maggiori di 4 Richter pari a 74, che va dal 2016 fino ad ottobre 2020, e poi quando risale il numero di terremoti maggiori di 4 è diventato di 92, quindi un incremento del 20%. Quindi questo già si può dimostrare anche per gli anni precedenti. Questo andamento viene confermato sempre. Quando la curva scende c'è un decremento di terremoti, quando la curva sta andando verso destra, sta salendo, c'è un incremento statistico di terremoti. Quindi abbiamo un precursore, che è questo di Campobasso, di 4.6 Richter del 28 marzo scorso, che è avvenuto proprio in corrispondenza
del minimo, diciamo, prima di salire. Ecco, in questa zona qui è già successo anche in passato, adesso lo vediamo. Per esempio, per Amatrice, abbiamo avuto il terremoto di Amatrice proprio nel punto di minimo prima che salisse la curva. Scusate, questo è il terremoto di Perugia del 1997, quello che anticipò, il precursore che anticipò il terremoto invece di Macerata del 26 settembre. Quindi è avvenuto questo terremoto prima della salita della curva, quindi nel punto di minimo, e poi la curva sale. E la stessa cosa, e quindi è accaduto 4 mesi prima del terremoto. 4 mesi prima. Un altro precursore fu il terremoto di Accumoli il 24 agosto 2016, che avvenne sempre qui nella zona precedente alla salita della curva, ma fu un foreshock anche questo del terremoto più forte del 30 ottobre. Quindi cosa succede adesso? Che noi abbiamo avuto a Campobasso un precursore di 4.6 il 28 marzo e cosa succederà tra adesso e il 3 di agosto? Abbiamo 4 mesi di tempo anche lì, come nel caso precedente. Anche qui sono passati 4 mesi, quindi statisticamente è probabile che ci possa essere un terremoto perché le condizioni di rialzo gravitazionale sono le stesse o sono molto simili. Quindi avete capito che in corrispondenza di un apice di curva, di un punto come questo, abbiamo, quando c'è uno sbalzo molto forte, possiamo registrare dei terremoti. L'abbiamo visto nel primo grafico. Dove saranno questi terremoti? Le zone maggiormente probabili sono state determinate dal modello della precessione dei nodi lunari. Questa è la mappa per il 2023 che inquadra 5 zone e di cui ho già parlato molte volte, comunque vi rimando al sito della pagina scientifica di EcuForecast alla fine della presentazione per spiegare meglio questa pagina, dove comunque le zone sono queste: zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, ognuna con la sua probabilità di accadimento. La zona più probabile per un terremoto forte è la zona 3, la zona quindi della Sicilia e lo Stretto di Messina, che ha un 144% in più di probabilità rispetto alla norma, seguito poi dalla probabilità della zona 2, quindi la zona di Modena, Reggio Emilia, e poi la zona 4, che è la zona della Calabria. Ecco, adesso abbiamo spiegato in questo modo molto sintetico perché è probabile statisticamente e dal punto di vista astronomico un terremoto di 4 Richter o più nei prossimi giorni, tra oggi 29 luglio e il 3 agosto 2023. Per maggiori informazioni potete sempre consultare il nostro sito www.earthquakesforecast.com oppure la nostra pagina scientifica sull'ORCID, di cui il QR code è questo, potete inquadrarlo e andare direttamente nella pagina. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.